Buongiorno amici del canale! Si avvicinano le feste di Natale e noi vi diamo le nostre tips, ovvero le nostre idee per far sì che sia tutto quanto, prima di tutto fatto a mano, low cost e se possibile recuperato da qualche parte. E quindi oggi faremo vedere come creare la carta per i pacchi più bella che ci possa essere, quindi fatta a mano con pochissimi soldini, ma soprattutto recuperando sia carta dei pacchi che a basso impatto come i sacchetti per il pane. Ecco, potrebbe essere bellissimo sia per metterci i regali di Natale che per i cestini portapane da mettere nel tavolo di Natale. Quindi oggi lavoriamo sulla carta e vi faccio vedere come renderle perfette usando stencil e stampi. Partiamo! Partiamo con i sacchi del pane. Questi dovrebbero essere i sacchi del pane da 5 kg. Potete andare nei negozi che rivendono le forniture per le panetterie oppure chiedere al panettiere se ve ne vende qualcuno, costano veramente pochissimo. Sono perfetti sia per fare dei bei cesti del pane, dei grissini in centro tavola per Natale, oppure proprio per metterci i regali. Sapete quei regali che non hanno una vera e propria forma, tipo il peluche o quelle cose che quando le impacchettate hanno tutte le gobbe? Ecco, il sacco del pane grande è perfetto. Qua io uno lo tengo grande, mentre invece uno lo diminuisco leggermente, perché poi se una tavola farei troppi risvolti. Prendo un righello e tolgo 25 cm più o meno. Taglio bene, così almeno ho una bella riga netta. E voilà. Questo sacchettino del pane lo voglio fare abbastanza neutro, perché non so ancora come sarà la mia tavola di Natale. Però mi immaginavo un bel pois e il mio stencil con scritto Buon Natale. In questo modo avrò una texture abbastanza neutra e la scritta Buon Natale che sta benissimo. Perché vi dico di renderli personalizzabili? Perché è sempre bello comunque a Natale fare una tavola che sia più coccolata, più pensata. Se avete già idea di come sarà la vostra tovaglia, vincete facile, perché sapete che Magic Paint ha tantissimi stencil, anche in diverse fantasie, tipo i pois, che useremo tra un po', diversi tipi di quadri, e anche l'Argyle. In realtà queste sono fantasie che per questo tipo di tavole stanno benissimo. Io per oggi vado sui pois. Potete fare una cosa precisissima riempiendo ogni singolo buchettino dello stencil oppure anche farla più a sé, tipo fare un pois ogni tanto. La metrica da utilizzare per questa tecnica è sempre la stessa, si prende pochissimo colore, si scarica su un pezzettino di cartoncino che c'è ai lati, poi si prende e si picchietta. Finisco tutta la prima parte e vi faccio vedere come sta venendo. Il risultato sarà molto delicato perché ho scelto il Rocher, ovvero un color nocciola molto delicato. E voilà! Piccoli pois che vanno a creare una texture. Ora lo riposiziono perché vado a finire ovviamente la busta, deve essere un lavoro fatto bene, è per il pranzo di Natale. Quindi faccio così, lo riposiziono e rifinisco la prima parte. Ricordate anche che tanto questo sacchetto del pane avrà il fondo che non si vede e ci saranno le pieghe, quindi se volete evitare di andare fin su qui, tanto sapete già che lo piegate, però la parte che si vede deve essere fatta bene. Ho finito i pois da entrambi i lati, ovviamente nelle pieghette non c'è, però se siete sadici e volete andare anche nelle pieghette, fatelo, io passo. Prima di fare il prossimo passaggio però ricordatevi che c'è l'ingombro perché ovviamente con la piega si vedrà un po' meno del fondo e ovviamente bisogna valutare bene dove mettere la scritta Buon Natale perché andrò a mettere lo stencil con la scritta Buon Natale. Quindi ricordatevi di fare una centratura, direi che più o meno deve stare qui. Quindi me lo giro e farò sì che la parte centrale dello stencil arrivi più o meno qua. Abbiamo questo bellissimo stencil dove c'è Merry Christmas o Buon Natale. Scegliete voi se essere internazionali o essere più italiani. Io adesso lo faccio italiano. Riprendo come prima il mio cartoncino per scaricare bene il tamponcino. Uso il True Love. Voi ovviamente fatelo come volete. Sarebbe bello anche un po' optical tipo con Nuit Parisienne e Rocher, sta benissimo. Io però so già che avrò tutta la casa rossa e quindi lo faccio col True Love. Scaricate bene e mi raccomando, potrebbe anche essere necessario passarlo 2 volte. Prima di alzare la mascherina piuttosto
Passate 2 volte il tamponcino. Evitiamo di sbavare, quindi mi raccomando, non andate a strofinare, ma picchiettate dall'alto verso il basso. È sempre bello che la scritta sia proprio bella, bella pulita, netta, ben visibile, eh? Quindi mi raccomando, bella precisa e perdiamoci un minutino in più. Ho fatto asciugare velocemente la scritta, ma ripasso la seconda volta perché voglio una scritta bella, precisa e ben definita. Quindi seconda passata. Ecco qua, seconda passata fatta e vediamo come è venuta la scritta. Buon Natale! Ora giro e lo faccio anche dall'altra parte. Intorno allo stencil Buon Natale ho deciso di fare un cerchio. Se avete un piatto o se no una formina del genere, usatela pure. Questa è una base del fregio Voodoo Bend e la posso riutilizzare. La metto qui, abbastanza centrale, e con il pennello creo il mio cerchio imperfetto. Non voglio un cerchio stupendamente perfetto, anzi, quindi come vedete lo faccio col pennellino, vado intorno. E anche se i bordi non sono perfettamente precisi e pieni, calcati, meglio ancora. È fatto a mano e deve essere impreciso. Voilà! Ora passiamo all'ultima decorazione, la neve. Ho preso un pennellino a punta, perché? Perché con il Clear Sand, che è il mio avorio purissimo, faccio la neve sulla scritta Buon Natale. Ovviamente è opzionale se volete farlo, bene, se no non lo fate. Misurate sempre bene la grandezza della punta per capire se basta. Per me questo è un numero 6 e va benissimo. Faccio un gruzzoletto di neve sulla lettera. La B, vado un po' qua dentro la U e sopra la U. Vedete, vado leggermente a pizzicare sia sopra il rosso della scritta che ovviamente sul pois. Anche qui sulla O facciamo un bel gruzzolino, sulla N. È molto simpatico perché così è un po' come se fosse, diciamo, tridimensionale il nostro stencil e non semplicemente piatto. Con il nostro Lucky Forest e un pennellino a punta 6 faccio le foglioline intorno al cerchiettino. Ovviamente tutto quello che sto facendo è per darvi idee, mica obbligatorio. Io creo proprio la forma della mia fogliolina perché la voglio proprio lavorata e ovviamente ricordate che siamo su carta del pane, quindi non assorbente. Quindi mi raccomando, attenzione che non coli intorno. Guardate che carine. Le piccole foglioline fatte molto a caso, senza stare a guardare troppo la grandezza o la forma. Potete anche per esempio ogni tanto saltarne una per far sì che sembri ancora più fatto a mano e poi qua per esempio farne solo una. Continuo su tutto il cerchiettino e tra poco vi faccio vedere come viene. Bello finito. Il famigerato bustone perfetto per quando si regala il pigiama, le calze, le mutande, perché non mi dite che non è il regalo più gettonato a Natale. Ok, allora questo sarà più maschile e sul mio sacco utilizzerò questo stencil Argyle o anche Argyle, dipende un po' come lo dici, forse è più giusto Argyle. In realtà l'ho già provato ovviamente sull'altro lato e adesso vi faccio vedere come viene su questo lato. Lo posiziono. Di nuovo Lucky Forest perché è un verde troppo bello per questo tipo di progetto e elegantissimo. Uso questa volta il pennello da 30 perché faccio un po' prima. Scarico bene 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 perché assolutamente con un pennello così grosso rischio di far colature. E ora picchetto. Attenzione perché si può usare un pennello più grande se avete uno stencil più grande, sì. Però accumula più vernice e quindi va scaricato ancora meglio. Ora faccio tutta questa parte e ovviamente riposiziono.
perché deve essere tutto pieno di stencil fino alla punta. Ho riposizionato lo stencil e ora continuo su tutto il bustone. Ho finito anche il riposizionamento, guardiamo come è venuto. E voilà! Sul nostro bel bustone su cui ho finito il mio stencil di base metto la scritta Merry Christmas, ma la faccio con l'ombra, quindi ragiono al contrario, parto prima dal nero. Posiziono lo stencil, cerco di centrarlo abbastanza e inizio prendendo il Nuit Parisienne, il mio tamponcino per stencil, scarico un pochetto e faccio la base. Rimarrà un'ombra velata. L'ombra è finita. Ora faccio asciugare e poi passiamo all'oro. Lo stencil è asciutto, quindi riposiziono la mascherina. Il passaggio importante che dovete guardare in questo momento da vicino è questo. Vedete, io rimetto lo stencil e rivedo nero. In questo momento, per far sì che il nero diventi un'ombra, devo spostare leggermente lo stencil un pelino più su, quindi in alto a destra. In questo modo allungherò la scritta, il nero rimarrà semplicemente un'ombra e verrà fuori la scritta dorata. Mi raccomando, sempre ben precisi, senza spostare lo stencil. Vediamo come è venuta la mia scritta Merry Christmas, se ha una bell'ombra. E voilà! Come vedete nel bordino si nota che c'è l'ombrettina nera. Ricordate che questo tipo di tecnica, quindi lo stencil con l'ombra, si può utilizzare su qualsiasi tipo di mobile, quindi ricordatevelo quando state facendo magari cassettoni, comodini, perché è molto utile. Qui, dove finisce lo stencil, non vado fino in cima, voglio fare una riga dorata. Faccio la mia righina delicatamente e anche dalla parte alta rimetto la riga e faccio l'altro bordo. In questo modo sarà ancora più netta e precisa, una piccola finitura. E voilà, una righina a finitura. Il pacco di Natale è quasi pronto, ma prima un po' di moscatura per far sì che sembri neve e se volete ovviamente anche qui potete fare la neve sopra la scritta, è sempre carino. Io prendo un po' di clear sand, ma per fare la moscatura metto un po' di colore qui e ci spruzzo un pochino d'acqua, perché ho bisogno di avere il colore leggermente più diluito. Ora vado sul mio sacchettino e schizzo questi micro goccioline, che si chiamano in gergo moscatura, sembrerà neve. E sarà la finitura perfetta, elegante, per questo regalo di Natale molto maschile. Un goccino di neve anche qui, come prima. Il pennello è sempre una punta 6, il colore è sempre clear sand. Quasi finito la mia piccola neve. E voilà! Volevo renderla più simpatica, non troppo seriosa. Quindi questo sarà il bustone per il regalo di Natale, mentre questo sarà il sacco del pane, dei grissini per la tavola di Natale. Ora passiamo al prossimo progetto, proprio la carta per impacchettare i nostri regali. È arrivato il momento di decorare le nostre carte per i pacchi di Natale. Perché decorarle? Prima di tutto perché sono personalizzabili e fatte a mano e quindi è un regalo fatto col cuore e proprio pensato. Seconda cosa perché si può avere un rotolo e personalizzarlo in base alla persona a cui va.
Terzo fattore, ma non ultimo, costa anche meno, quindi potete prendere un rotolo di carta Havana come questo e personificarlo quante volte volete. Inoltre si può usare anche carta di recupero, ma questo lo vedremo tra poco. Ora mi allargo il pezzo di carta in base a quanto me ne serve e taglio in modo da avere appunto la superficie perfetta per il pacco che devo fare. Più o meno questa è la superficie. Ora taglio. Iniziamo col color oro. In questa bella vaschetta mi sono preparata una copertina di plastica fantastica perché posso lavarla e riutilizzarla quando uso l'oro. Un rullo in spugna che ho già bagnato e asciugato con uno strofinaccio in modo che sia umido ma non bagnato. E ora, dopo aver girato bene lo j'adore, lo colo dentro la mia vaschetta. E voilà. Ora utilizzo uno stampo. Lo vedete un po' giallo e molto usato perché è proprio così, lo uso tantissimo perché è uno dei miei preferiti. Lo usiamo per fare le buste shopper del negozio, per fare quadri, per fare appunto gli stampi sui mobili. Il suo nome è Handwritten Note ed è molto particolare perché è come se fosse una vecchia lettera scritta. Ora, qua si capisce male, ma ve lo faccio vedere in utilizzo. Prendo il mio rullo, carico la pittura in modo che sia tutto avvolto. Cerco anche di evitare sprechi perché lo carico bene, ma poi devo anche scaricare. Tolgo l'eccesso, schiaccio leggermente, perché nel momento in cui vado sullo stampo non devo calcare troppo, devo accarezzarlo. Vedrete che le lettere, come per magia, vengono messe in evidenza dall'oro. Ora sto creando la base per dipingere la mia carta e poi farò il secondo passaggio decorativo. Guardate. Parto da un lato, fermo la mia carta, appoggio il mio timbro delicatamente, passo una mano per far sì che faccia proprio adesione bene e lo alzo e voilà. Vedrete questa scritta delicata dorata che inizia a fare da texture sulla carta, è come se fosse dipinta a mano. In questo modo avrò un pezzo di carta proprio personalizzato ed è la base. Tra poco farò anche la seconda decorazione con un altro timbro, proprio per far sì che diventi ancora più particolare. Non riempio tutto in modo perfetto, lo metto in punti che desidero. Posso anche schiacciarlo per metà, alzarlo e poi riposizionarlo per far sì che sia meno preciso. In questo modo creo una carta lavorata, personalizzata, ma non troppo precisa. Come vedete qui era già scarico e si nota leggermente meno, ma questo farà sì che sia ancora più particolare e lavorata. La seconda decorazione la farò sopra con un altro stampo, French Laurel. Ovviamente potete copiare il mio esempio oppure utilizzarne un altro o fare delle sovrapposizioni in altri modi, anche con degli stencil. Farò la coppiata con il vintage perché per me j'adore i vintage, sono di un'eleganza pazzesca. Metto anche qui 2 cucchiai di vintage dentro la mia vaschetta, prendo il mio rullino, sempre in spugna è meglio, lo carico per bene, scarico altrettanto bene, perché è importantissimo che ci sia pochissimo colore sopra il mio rullo in spugna. E ora vado sul mio stampo che ho già fatto aderire qua. Lo passo delicatamente sopra il disegno, in questo modo. So che vi sembra poco, ma gli stampi hanno bisogno di pochissimo prodotto per funzionare bene. E ora lo vado a stendere sopra la superficie, in questo modo. Premiamo leggermente per far aderire bene lo stampo, poi sollevo. Come vedete, il decoro marrone rimane sopra alla parte dorata e rimane molto elegante, sembra veramente senza tempo. Continuo e lo faccio dislocare a X in questo modo. E ora ve lo faccio vedere nella sua bellezza. Da-da!
Vuoi mettere un regalo incartato in una carta di questo tipo? Quasi non da buttare. Quindi mi raccomando, non sottovalutate mai l'arte di creare un qualcosa di fatto a mano che, anche se non è il regalo, è solamente il packaging, la carta, ha tutto un altro profumo. Continuiamo con un altro pezzo di carta. Non mi sono dimenticata della busta del pane bianca, ma la volevo tenere da parte per farla ora con gli stampi. Ho preso questi pezzettini di carta perché? Perché le righe della piegatura, ovviamente, se utilizziamo lo stencil o comunque un qualcosa di a pressione, le fa venire fuori. Quindi io metto questo cartoncino dentro in modo da avere la superficie bella liscia. Voi potete usare veramente qualsiasi cosa, un pezzettino di legno, un cartone su misura, quello che volete. Chiaro che non devono essere perfetti perché sono fatti a mano, però ci proviamo. Corteccia, messo sempre nel rullo e vaschetta, giusto un goccino, carico bene in modo che sia bello pieno il rullo e lo passo su questo bellissimo stampo che crea un effetto damascato, leggermente usurato, è molto moderno come damasco e lo utilizzo per creare la base, questa volta più scura. Vado sulla mia busta di carta, vado un po' più sopra della busta in modo che sia un pattern continuativo e premo. Bellissimo. Ora continuo facendo anche la seconda parte. Ovviamente devo cercare di riposizionare sotto per continuare il pattern damascato. Quindi mi metto qui, giusto? Sì. Premo delicatamente e sollevo. Ora prendo il secondo timbro, quello dorato, lo carico delicatamente perché scarico tantissimo, deve essere veramente poco l'oro che utilizzo. E non lo uso tutto, infatti vado a mettere il colore solo su metà timbro. Una prima parte qui, delicato, e una seconda parte qui. Non voglio che sia forte, voglio che sia un effetto molto calibrato e delicato. E come potete vedere, anche alla luce si possono notare i due decori. Questo è un effetto che mi piace tantissimo e che mi sento di fare anche su un mobile. Presto lo farò. Per l'ultima carta vi voglio insegnare a utilizzare uno stampo un po' speciale. Si chiama Sweet Blossom ed è particolare perché guardandolo così non si capisce subito nel dettaglio, ma ci sono dei fiori che sembrano più una chiazza e dei fiori che invece sembrano più definiti. Ecco, questo perché hanno tre diversi timbri da sovrapporre, prima uno, poi due, poi tre, che creano dallo sfondo alla parte più luminosa, con tre colori, il vero fiore. Ora vi faccio vedere come si utilizzano, perché nel momento in cui si prende il nostro stampo e lo si apre, bisogna fare attenzione. Sembrerà che questi stampi non si appiccicano bene alla plastica, ma per un semplice motivo, perché dietro hanno questa pellicolina di protezione. Non si vede bene, ma è da togliere, altrimenti non sono adesivi. Guardate. Nello specifico questo timbro è particolare perché, come vedete, ha dei numeri. Qua per esempio vedete c'è scritto B2, è il secondo posizionamento. Qui per esempio c'è A1, B1, C1, poi ci sarà A2, B2, C2 e anche il terzo che è a sovrapporre. Come vedete ci sono dei quadrettini e questi quadrettini mi aiuteranno a creare per la prima volta il disegno e a riportarlo anche la seconda volta. Questi sono la B e C 1 e io li ho appiccicati in questo modo. Qua ho messo la foglia, partendo proprio dal bordino, il primo fiore, il secondo fiore, il secondo pezzo di foglia, come vedete che continua, e un altro fiore messo di qua. Ovviamente quando li toglierò andrò a togliere via i tre fiori iniziali e metterò A2, B2 e C2 sempre nello stesso posto di dove ci sono i primi gemelli. Iniziamo con la prima stampata che faremo oro.
La faremo oro perché la base di questo stampo deve essere chiara per dare il tono di fondo, di luminosità. Deve essere proprio bello impresso e pieno. E ora prendo e vado sull'angolo. Inizio a stampare da qui. È importante con questo tipo di stampo fare una buona pressione. Se vi può aiutare potete prendere una spugna, asciutta o umida come volete, e calcare delicatamente sul timbro. In questo modo si andrà a schiacciare meglio e il disegno verrà bene. Ora lo togliamo e vediamo come è venuto. E voilà! Faccio una seconda stampata dall'altro lato e questa carta non l'ho scelta a caso, è la carta che trovate nei pacchi Magic Paint, quindi ricordatevi di tenerla perché può sempre essere utile, anche perché una volta che la decorate diventerà bellissima, anche se è stropicciata, perché qui vedete il pezzo di carta liscio e qua quello stropicciato, io ve li faccio vedere entrambi. Parto dall'alto e faccio sì che si incrocino le due foglie, così. Alziamo e ora passiamo al secondo passaggio. Questo è il 2, nell'esattezza il C, e si può vedere la formina sotto. Quindi quando voi andate qui e appiccicate il secondo fiore sarete perfettamente uguali a prima perché rimane la formina. Questo è il secondo, che è questo, lo tolgo. E anche qui, come potete notare, si intravede la formina sottostante. E voilà. E poi togliamo il fiore più grande, che è lui. Per il secondo stampo utilizzo il color corteccia, ma non vado ovunque, non vado sulle foglie, vado solo sui fiori. Le foglie in questo momento le voglio lasciare color oro, quindi attenzione a non sporcarle. Io le tengo perché fanno sempre parte del fiore e mi aiutano anche a orientarmi sulla carta. E 3. E ora vado a sovrapporre lo stampo. Anche qui premo delicatamente e poi farò ancora una stampata col terzo timbro. Per questa ultima uscita togliamo questo fiore e mettiamo questo. In realtà lui può anche essere messo a mano perché è molto semplice. Solamente uno di questi 3 fiori ha questa scanalatura. Io mi appoggio un attimino qui, lo passo con il nero, che è il colore più scuro, e ora vado a sovrapporlo. Così. Schiaccio. E ora lo tolgo. Lo rifaccio anche sul fiore dall'altra parte. Schiaccio e voilà. Potete ovviamente scegliere i colori che volete e in questo caso io ho scelto un oro, un marrone per intermedio e il nero per far sì che sia molto elegante come finitura. Lo stampo dorato, sempre con le scritte, uno dei miei preferiti, per andare a riempire alcuni punti. L'ultimo stampino del timbro lo metto anche sugli altri fiori perché dà una bella profondità. Ecco qui, girato al contrario.
anzi, girato in questo senso. Ovviamente in base a come voi abbinate i colori e a come disponete i fiori verrà in modo differente, ma è questo il bello. Ora vado a lavorare con gli stampi sulla carta stropicciata. Ed ecco l'ultimo timbro di oggi, ancora nuovo, per metà, perché metà l'ho già usato, e come vedete anche lui ha la plastica protettiva, che va ovviamente tolta, altrimenti non è adesivo. Quindi mi raccomando, ricordatevelo, perché in tanti mi scrivete e mi dite: Elisa, ho comprato lo stampo ma non attacca sulla superficie impellicolata. Come mai? Perché non avete tolto la plastica protettiva. Dovete sempre toglierla. Ora lo predispongo sul suo timbro, sulla sua base, e lo faccio anche con i fiori, che sono nuovi. Carico il rullo con il vintage e inizio a stendere anche qui il colore sul mio bordo. Io qua farò un lavoro differente e seguirò il bordo della carta. Questa è una carta stropicciata perché è la carta che trovate dentro i pacchi Elisirome Magic Paint. Appoggio il bordo qui col mio pannettino, mi aiuto a premere bene e sollevo. Un bel damasco, un bordo bellissimo. Ovviamente possono essere avvicinati ed essere accoppiati per far sì che diventa un bordo continuativo, e ora lo facciamo. Anche qui, come vedete, il disegno non deve essere perfetto, deve essere leggermente usurato, e per noi il lavoro è ancora più facile. E ora faccio l'ultimo pezzo. Questo stampo è predisposto per avere anche in un'unica stampata tutto il disegno, infatti di questi bordi ce ne sono due, ma se volete potete usare lo stesso per andare nell'altro bordo. Questo io l'ho fatto perché, come vedete, il mio quadro è più piccolo rispetto alla larghezza della carta e quindi per arrivare al bordo ho dovuto fare una stampata liscia. Ora ne faccio una seconda qui, ma uso sempre lui, tanto è lo stesso, e così non sporco l'alto timbro. Quindi continuiamo. E guardate che bello quando viene accostato al primo. E voilà! Molto particolare. Ora continuo e finisco il lato. Ecco qui l'ultimo stampo. E voilà! Ora vi faccio vedere l'ultimo passaggio, ovvero i fiori che metto al centro. Questi fiori vanno messi esattamente al centro del decoro. Anche questo restyling è finito, che poi non è un restyling, è recupero. Recupero di materiali semplici come il sacco del pane per creare qualcosa di speciale. Questo sarebbe carinissimo anche per contenere una stella di Natale, quindi magari non metti il vaso, ma metti un sacchettino col sottovaso dentro e la stella di Natale. Bellissima la busta per il capo, che sarebbe Stefano, dove ci metterò poi i regali, tutto in un bustone chiuso con una bella pinzata. Mi piace tantissimo l'idea di creare un qualcosa di speciale, di unico, come questa carta, che secondo me viene conservata. Si possono poi ricreare, dopo aver utilizzato la carta per il regalo, anche dei fermalibro, perché no? O qualcosa di più particolare che mantenga il sapore di questo regalo. A Natale, dove tutti regaliamo tanto, forse troppo, pensare a qualcosa di fatto con le mani lascia sicuramente il segno. Vi saluto e scrivetemi se vi è piaciuto nei commenti. Ogni tanto no restyling, recupero. Ricordate, i prodotti usati non si trovano su Amazon, ma sul sito magicpaint.it e anche il rivenditore autorizzato suddiviso per regione. Ciao!